Ma l'iniziativa di Moneta è un po' un prototipo, un simbolo del format del social housing, nel senso che presenta la più ampia gamma di tipologie abitative, dai monolocali ai bilocali ai trilocali, ai grandi appartamenti, quadrilocali, e ha anche una componente di co-living, co-housing, quindi questi grandi appartamenti che possono essere condivisi da più utilizzatori che fruiscono poi di servizi e di spazi comuni. Questo perché il target, l'iniziativa di Moneta, ma in generale il target delle iniziative di social housing è la più ampia platea di giovani coppie, lavoratori, single, famiglie numerose, famiglie monoparentali, anziani che sono rimasti soli e che quindi hanno bisogno di condivisione, e quindi, essendo la platea molto ampia, è anche corretto offrire delle tipologie abitative molto diversificate. Anche dal punto di vista della localizzazione, l'intervento di social housing di Moneta è emblematico, è un prototipo, perché è un quartiere che nasce un po' pionieristicamente in un contesto di ex industriale, e quindi di un po' di degrado, ma anche di forte potenzialità di rigenerazione e di sviluppo. E nasce con un abbinamento molto importante nel campo del social housing e non solo, ed è l'abbinamento delle case, delle abitazioni e del parco, perché è assolutamente limitrofo al parco di Villa Litta, che come è noto è un bellissimo parco della vecchia Milano, con anche delle strutture d'epoca inserite nel contesto del parco. Quindi oggi Moneta è un nuovo quartiere di social housing vivo, abitato, brulicante, giovane, giovanile, inserito in un contesto verde che è molto importante. Quello che fa la differenza nel campo del social housing, e anche sotto questo profilo Moneta è assolutamente emblematico, è proprio la presenza di un gestore di comunità, quindi la presenza di un gestore sociale che si occupa innanzitutto di formare la comunità, e quindi si assicura che la comunità abbia al suo interno quella giusta dose di mix etnico, su basi censuarie, su basi di genere, insomma la più ampia mixité possibile, proprio perché dalla mixité nasce la ricchezza della comunità, e l'osmosi, lo scambio culturale sono tutti fattori che rappresentano, essendo fattori anche differenziali, rappresentano un valore aggiunto e una ricchezza. Il gestore di comunità si occupa di organizzare un po' tutta la vita della comunità, soprattutto sotto il profilo delle attività di tipo ricreativo, di tipo ludico, ma anche di tipo culturale, o anche quelle attività che possono essere accessorie e complementari alla vita di ciascuno di noi, anche sul fronte del soddisfacimento di bisogni come il babysitting, piuttosto che la cura degli anziani, piuttosto che l'attività fisica. È una sorta, insomma, di grande organizzatore della vita sociale della comunità che abita nell'intervento. Il partenariato pubblico-privato è essenziale come elemento, come fattore abilitante degli interventi di housing sociale, perché gli interventi di housing sociale in qualche modo si rivolgono a quelle fasce di popolazione che non sono pienamente soddisfatte dal cosiddetto mercato,
nel senso che hanno delle difficoltà a trovare soluzioni abitative sul libero mercato e nel contempo non hanno i requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica. Quindi in qualche modo il social housing colma un bisogno di tipo sociale. E sotto questo profilo è del tutto evidente che deve essere fortemente coordinato con le politiche pubbliche, che dovrebbero avere come obiettivo primario proprio quello di far fronte ai bisogni della collettività. E questo incrocio tra le politiche pubbliche, le politiche abitative, le politiche sociali da un lato e il sistema del social housing dall'altro, che quando l'incontro diventa virtuoso diventa un fortissimo fattore abilitante per gli interventi di social housing.